Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il filato polo della Mondial. Sono gomitoli da 50 grammi e per quanto riguarda la resa del filo è molto ottima. Abbiamo 200 metri di filato. È un misto lana, infatti abbiamo 50% di lana vergine merino e 50% di acrilico. La lana vergine merino rende morbido il filato, infatti è molto morbido e caldo, e l'acrilico rende il filato resistente. Si lavora benissimo, il filo scorre benissimo e per quanto riguarda l'uncinetto si lavora con l'uncinetto che va dal 3 al 3,5. Io lo lavorerò con il 3,5. Ho scelto questa variante di 3 colori. Sul sito vi metto il link sotto nel box informazioni, troverete altri colori molto belli e brillanti. Dalla telecamera non rendono i colori, ma dal vivo sono veramente molto belli e accesi. Detto ciò, possiamo iniziare. Prima di iniziare a lavorare la copertina, vi dico cosa ho fatto. Ho lavorato queste piastrelle e come vedete con il punto puff ho lavorato dei punti fino a formare un cuore. Per quanto riguarda queste piastrelle si lavorano in giri di andata e ritorno, quindi non è come una classica piastrella che iniziamo dal centro e con gli aumenti andiamo a lavorare fino ad allargare la piastrella. Ma ho iniziato con 29 catenelle più una per voltare e ho lavorato mezze maglie alte nei giri di andata e ritorno e poi ho lavorato dei punti puff fino a formare un cuore. Per quanto riguarda la lavorazione sono 29 più una, quindi sono 30 catenelle e ho lavorato per 32 giri. La piastrella con l'uncinetto del 3,5 e il filato polo misura 17 centimetri in larghezza e 21 centimetri in lunghezza. Per quanto riguarda invece se cambiate uncinetto e filato, dipende dal filato e dall'uncinetto, la piastrella vi può venire più larga o più piccola. Nel mio caso ho lavorato 7 piastrelle con il colore viola, 7 con il colore giallo e poi ho lavorato 6 piastrelle con il panna e li ho disposti in modo a scacchiera. Però si possono lavorare anche con un unico colore, poi decidete voi come volete la copertina. Detto ciò, possiamo iniziare. Iniziamo la lavorazione con 29 catenelle più una. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Fatte le 29 catenelle, aggiungo una. Quindi abbiamo un totale di 30 catenelle. Filo sull'uncinetto, salto la prima dall'uncinetto, vado sulla seconda catenella e lavoro una mezza maglia alta. Quindi prendo il filo e esco da tutte e tre le asole. Gettato, vado nella catenella a fianco, prendo il filo, esco attraverso tutte e tre le asole. Vado a lavorare un totale di 29 mezze maglie alte. Quindi vado a fianco, mezza maglia alta, a fianco, mezza maglia alta. Lavorate le 29 mezze maglie alte, giro il lavoro e mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nella prima maglia disponibile e lavoro una mezza maglia alta. Devo ripetere nuovamente 29 mezze maglie alte e vado a lavorare sempre in questo modo un totale di 5 giri. Quindi questo è il primo, il secondo, poi vado a lavorare altri 3 giri
sempre mezze maglie alte, 29 in totale. Fatti i 5 giri di mezze maglie alte, adesso andiamo a lavorare mezze maglie alte, 14 mezze maglie alte e sulla quindicesima lavoriamo un punto puff, iniziamo a costruire il cuore. Quindi giro il lavoro, vado a lavorare 14 mezze maglie alte, mi alzo con una catenella, rientro nella prima maglia disponibile e lavoro una mezza maglia alta. Questa è la prima, vado a fianco e sono 2, vado a fianco e sono 3 e continuo fino a lavorarne 14. Lavorate le 14 mezze maglie alte, vado a lavorare il primo punto puff, che consiste in 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a fianco e lavoro una maglia alta e chiudo una volta sola. Filo sull'uncinetto, rientro, chiudo un'asola e sono 2, filo sull'uncinetto, chiudo e sono 3, filo sull'uncinetto, entro e chiudo la quarta maglia alta. Adesso chiudo tutte insieme. Devo andare a ripetere le 14 mezze maglie alte che ho fatto da questa parte. Quindi nella mezza maglia alta subito dopo a fianco lavoro la prima mezza maglia alta, a fianco una seconda mezza maglia alta, a fianco una terza e vado avanti fino a 14. Alla fine dobbiamo avere sempre un totale di 29 mezze maglie alte. Una volta che abbiamo terminato di lavorare il giro, dobbiamo girare il lavoro e dove abbiamo la parte del diritto, perché i punti puff vengono lavorati dal rovescio per farli vedere dal diritto, quindi dal diritto si vede più sollevato. Dobbiamo lavorare mezze maglie alte su ogni mezza maglia alta per un totale di 29 mezze maglie alte, quindi qui lavoriamo normalmente. Mi alzo con una catenella, rientro dentro mezza maglia alta, vado a fianco mezza maglia alta, a fianco mezza maglia alta. Una volta che arriviamo in prossimità del punto puff dobbiamo stare molto attenti perché le mezze maglie alte si nascondono e quindi o contiamo ogni volta, le maglie devono essere sempre 29. Quindi vado nella mezza maglia alta a fianco, come vedete si nasconde dal punto puff e lavoro la 14ª mezza maglia alta. Qui ho il punto puff e sul punto puff una mezza maglia alta. Abbiamo, come vedete, un'asola più allungata. Entriamo dentro e lavoriamo la mezza maglia alta. Subito dopo a fianco abbiamo un'altra mezza maglia alta. Vado a fianco mezza maglia alta e vado a chiudere il giro. Dal giro successivo dobbiamo lavorare di nuovo i punti puff per formare il cuore. E quindi andiamo avanti fino a lavorare le mezze maglie alte. Terminato il giro, vado a girare il lavoro e a questo punto devo lavorare 12 mezze maglie alte e nella 13ª il primo punto puff. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda mezza maglia alta e vado avanti fino a 12. Vado a lavorare il primo punto puff, quindi qui abbiamo 12 mezze maglie alte. Vado a fianco e lavoro una maglia alta e chiudo a metà, una seconda maglia alta e chiudo a metà, una terza maglia alta e chiudo a metà
e quarta maglia alta e chiudo a metà. Chiudo tutto insieme. Qui ho il mio primo punto puff. Vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta. A fianco una seconda mezza maglia alta e a fianco una terza mezza maglia alta. Quindi abbiamo lavorato 12 mezze maglie alte, punto puff, 3 mezze maglie alte e ripeto il punto puff di 4 maglie alte chiuse a metà. 1, 2, 3 e 4. E adesso chiudo tutte insieme. Vado a lavorare nuovamente 12 mezze maglie alte per concludere il giro. Quindi 1, 2, 3 e ripeto le 12 mezze maglie alte. Terminato anche questo giro, vado a girare il lavoro e questa è la parte del diritto, vado a lavorare le mezze maglie alte su ogni mezza maglia alta, una anche sul punto puff, 3 sulle 3 mezze maglie alte che abbiamo lavorato centrali e poi sempre sul punto puff e altre 12 mezze maglie alte per un totale di 29 mezze maglie alte. Quindi mi alzo con una catenella, rientro mezza maglia alta, vado a fianco mezza maglia alta e lavoro così fino ad avere un totale di 29 mezze maglie alte. Vado a lavorare il giro dei punti puff. Abbiamo iniziato con 14 mezze maglie alte e poi il punto puff 14 mezze maglie alte. Abbiamo lavorato mezze maglie alte su ogni mezza maglia alta sottostante al giro successivo. Poi il giro dei punti puff abbiamo fatto 12 mezze maglie alte, un punto puff, 3 mezze maglie alte e un punto puff. Adesso andremo a lavorare 10 mezze maglie alte, un punto puff e all'interno dobbiamo lavorare 7 mezze maglie alte e un punto puff. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta. A fianco 2, a fianco 3 e vado avanti fino a 10 mezze maglie alte. Fatte le 10 mezze maglie alte, vado a lavorare il punto puff di 4 maglie alte, quindi 1, rientro 2 e chiudo a metà, rientro 3 e chiudo a metà, rientro 4 e chiudo a metà. Vado a chiudere tutte le asole insieme. Per quanto riguarda le maglie centrali, adesso devono essere 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ripeto il punto puff nella mezza maglia alta successiva, quindi 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme e come abbiamo fatto da questa parte dobbiamo lavorare 10 mezze maglie alte anche dall'altra parte. Quindi 1, 2, 3 e vado avanti fino a 10. Vi faccio rivedere come lavorare le mezze maglie alte sul punto puff e sulle maglie centrali. Non è difficile però per farvi vedere come si possono nascondere bene e noi possiamo saltare questi punti e poi alla fine non ci troviamo più con 29 mezze maglie alte ma con qualche mezza maglia alta in meno.
Quindi io mi sono già portata avanti e sono arrivata qui e lavoro la nona mezza maglia alta e la decima, come vedete, si nasconde bene vicino al punto puff e vado a lavorare la decima mezza maglia alta. Sul punto puff ho quest'asola e quindi lavoro una mezza maglia alta. Vado a lavorare adesso un totale di 7 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi mi ritrovo con il giro sottostante, con le mezze maglie alte del giro sottostante. Qui ho l'asola e lavoro una mezza maglia alta e adesso la prima delle 10 mezze maglie alte e proseguo questo fino a terminare il giro. Dal giro successivo ci troviamo dal rovescio e andiamo a lavorare il punto puff di nuovo. Come vedete si vede già là come si sta formando il cuore. Andiamo a lavorare il giro dei punti puff. Quindi giro e lavoro e in questo giro vado a lavorare 8 mezze maglie alte. Quindi mi alzo con una catenella, rientro, questa è la prima, vado a fianco 2, vado a fianco 3 e vado avanti fino a 8. Ripeto il punto puff, quindi queste sono 8 mezze maglie alte. Vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà, una seconda maglia alta chiusa a metà, una terza maglia alta chiusa a metà, quarta maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme. Per quanto riguarda le maglie centrali, devono essere 11. Quindi questa è la prima, una seconda mezza maglia alta, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima mezza maglia alta e undicesima. Quindi abbiamo lavorato 8 mezze maglie alte, punto puff e 11 maglie centrali. Ripeto il punto puff. 1, 2, 3 e 4. Qui adesso devo lavorare un totale di 8 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi mi ritrovo benissimo con i punti. Giro il lavoro e questa è la parte del diritto, come vedete si nota il lavoro che stiamo facendo e vado a lavorare totale di 29 mezze maglie alte, quindi lavoriamo le mezze maglie alte così come si presentano, senza fare niente. In questo giro vado a lavorare 6 mezze maglie alte, punto puff, 15 mezze maglie alte centrali, punto puff e 6 mezze maglie alte laterali. Quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro e lavoro la prima mezza maglia alta, vado a fianco e sono 2, vado a fianco 3, 4, 5 e 6. Vado a lavorare il punto puff, quindi 4 maglie alte chiuse a metà. Chiudo solo un'asola, questa è la terza e quarta. Chiudo tutte insieme. E per quanto riguarda le maglie centrali, devono essere 15. 1,
2, 3 e vado avanti fino a 15. Una volta che abbiamo finito di lavorare le 15 mezze maglie alte, ripetiamo il punto puff di 4 maglie alte chiuse a metà. Questa è la seconda, 3 e 4. Chiudo tutte insieme e ripeto le 6 mezze maglie alte fino a terminare il giro. Quindi terminiamo con come abbiamo iniziato, con 6 mezze maglie alte. Questa è la sesta. Una volta che abbiamo terminato, dobbiamo girare il lavoro e lavorare mezze maglie alte su ogni mezza maglia alta, sul punto puff, sulle maglie centrali, punto puff e altre 6 mezze maglie alte, per un totale di 29. Non ve lo faccio rivedere, ci vediamo al giro successivo. Vado a lavorare il giro dove dobbiamo lavorare i punti puff. Iniziamo la lavorazione con 4 mezze maglie alte, punto puff, le maglie centrali devono essere 19, punto puff e 4 mezze maglie alte. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro la prima mezza maglia alta. Affianco 2, affianco 3 e affianco 4. Punto puff 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme e lavoro la prima mezza maglia alta, una seconda mezza maglia alta e vado avanti fino a 19. Poi ripeto il punto puff e le ultime 4 mezze maglie alte, però ve lo faccio rivedere. Vado a ripetere il punto puff di 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. E vado a terminare il giro con 4 mezze maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo terminato un altro giro. Giro il lavoro e vado a ripetere il giro di solo mezze maglie alte. Dal giro successivo dobbiamo ripetere 4 mezze maglie alte, punto puff, 19 mezze maglie alte, punto puff e 4 mezze maglie alte. Ripetiamo questo giro. Vado a ripetere il giro dei punti puff e ripeto il giro di 4 mezze maglie alte, punto puff, 19 mezze maglie alte, punto puff e 4 mezze maglie alte. Mi alzo con una catenella e lavoro la prima mezza maglia alta, affianco 2, affianco 3 e affianco 4. Punto puff 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutto insieme. Ora 19 mezze maglie alte consecutive. Dal giro successivo poi dobbiamo lavorare le mezze maglie alte su ogni mezza maglia alta sottostante fino ad avere un totale di 29 mezze maglie alte. Quindi proseguite la lavorazione, poi punto puff e 4 mezze maglie alte. Una volta che abbiamo terminato le mezze maglie alte così come si presentano, dobbiamo ripetere nuovamente il giro di 4 mezze maglie alte, punto puff, 19 mezze maglie alte, punto puff e 4 mezze maglie alte. E questo passaggio lo ripetiamo per 3 volte, 1, 2 e adesso la terza volta. Quindi giro il lavoro, mi alzo con una catenella, rientro dentro mezza maglia alta, vado a fianco 2, a fianco 3 e a fianco 4. Punto puff 1, 2, 3
e 4. Chiudo tutte insieme e adesso lavoro 19 mezze maglie alte. Poi di nuovo punto puff e poi 4 mezze maglie alte. Il giro successivo mezze maglie alte così come si presentano. Vado a lavorare nuovamente il giro dei punti puff. Quindi a questo punto vado a lavorare 4 mezze maglie alte, punto puff, 9 mezze maglie alte, punto puff, 9 mezze maglie alte, punto puff e 4 mezze maglie alte. Praticamente siamo arrivati alla fine. Dobbiamo lavorare la parte centrale e poi l'ultima parte del cuore. Quindi mi alzo sempre con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta, affianco 2, affianco 3 e affianco 4. Punto puff 1, 2, 3 e 4. Adesso 9 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e vado avanti fino a 9. Fatte le 9 mezze maglie alte, vado a ripetere il punto puff di 4 maglie alte chiuse insieme. 3 e 4. Chiudo tutte insieme e di nuovo 9 mezze maglie alte. Questa è la seconda, una terza mezza maglia alta e vado avanti fino a 9. Lavorate le 9 mezze maglie alte, vado a ripetere il punto puff di 4 maglie alte chiuse insieme, 3 e 4 e vado a chiudere poi tutto insieme. Concludo il giro con 4 mezze maglie alte. Il giro successivo solo mezze maglie alte. Come vedete il cuore prende forma. Adesso devo lavorare, devo girare il lavoro e sempre il giro dei punti puff vado a lavorare 6 mezze maglie alte, punto puff, 5 mezze maglie alte, punto puff, 3 mezze maglie alte, punto puff, di nuovo 5 mezze maglie alte, punto puff e 6 mezze maglie alte. Quindi mi alzo con una catenella, lavoro la prima mezza maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Punto puff, 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme e lavoro adesso 5 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Punto puff, 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme, 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Ripeto il punto puff, 1, 2, 3 e 4 e devo ripetere nuovamente 5 mezze maglie alte, punto puff e poi concludo con 6 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Punto puff 1, 2, 3 e 4, chiudo tutte insieme e 6 mezze maglie alte e poi il giro successivo solo mezze maglie alte. Vado a lavorare l'ultimo giro di punti puff e giro il lavoro e devo fare 8 mezze maglie alte, punto puff,
una mezza maglia alta, punto puff, 7 mezze maglie alte, punto puff, una mezza maglia alta, un punto puff e 8 mezze maglie alte. E poi abbiamo terminato la formazione del cuore. Quindi questa è la prima mezza maglia alta. Vado a fianco 2, vado a fianco 3 e continuo fino a 8. Fatte le 8 mezze maglie alte, vado a fare un punto puff. 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme. Una mezza maglia alta e vado a ripetere il punto puff. 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutti insieme. Vado a lavorare 7 mezze maglie alte consecutive, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ripeto il punto puff. 1, 2, 3 e 4. Chiudo, mezza maglia alta, punto puff, 2, 3 e 4 e vado a terminare con 8 mezze maglie alte. 2, 3 e vado avanti fino a 8. Ecco come si presenta una volta terminato l'ultimo giro di punti puff. Questo è il nostro cuore che si è formato. Ora devo andare a lavorare mezze maglie alte su ogni mezza maglia alta di un totale di 29 per 6 giri. E una volta che abbiamo fatto i 6 giri, la nostra piastrella è terminata. Quindi lavoro la prima mezza maglia alta, vado a fianco 2, vado a fianco 3 e proseguo la lavorazione. Questo è altri 5 giri. Quindi mezza maglia alta su ogni mezza maglia alta. Ecco, questo è il risultato finale. Una volta che abbiamo fatto le nostre piastrelle, adesso dobbiamo andare ad assemblare il tutto. E vi dico come ho sistemato io i colori e come ho cucito il tutto. Una volta che abbiamo finito la costruzione delle nostre piastrelle, andiamo ad assemblare. Io vado ad assemblare con il colore giallo per dare un distacco dei colori. Però se voi volete farlo con il viola potete farlo tranquillamente. Volete assemblare con il panna, potete farlo tranquillamente. Vi faccio passare lo schemino di come ho sistemato io i colori. Io ho iniziato con il giallo, poi ho messo il viola, il panna e di nuovo il giallo. E come vedete sul giallo che ho sotto ho fatto corrispondere il giallo sopra. E per quanto riguarda il panna sopra, il viola sopra. Comunque vi faccio passare lo schemino così vedete come ho posizionato io i colori. Poi sta a voi decidere come volete metterli. Potete mettere anche una fascia tutta gialla, una fascia tutta viola, una fascia tutta panna. Per quanto riguarda l'unione ho fatto delle maglie basse con il giallo. Questo per dare un distacco ulteriore alla riga, per far vedere il punto basso. Adesso vi faccio vedere come cucire il tutto. Una volta che avete stabilito come posizionare i colori, ci ritroviamo con 4 piastrelle in larghezza e 5 piastrelle in lunghezza. Quindi se casomai volete fare qualche piastrella in più, dovete fare sempre una piastrella in più in lunghezza e una piastrella in più in larghezza. Ammettiamo fate 5 in larghezza, in lunghezza dovete fare 6, oppure potete fare un quadrato, 5, 5, 6 piastrelle, 6 piastrelle, quindi poi sta a voi come volete giocare con le piastrelle.
Una volta fatto questo, come vedete, io ho posizionato i colori in questo modo con l'uncinetto, sono entrata dentro e ho chiuso con una maglia bassa. Vado nella mezza maglia alta a fianco, prendo tutte e due le asole della piastrella di sopra e lavoro una maglia bassa. Prendo le asole della piastrella bianca e le asole della piastrella gialla e lavoro una maglia bassa. Vado a unire in questo modo e faccio tutta la riga. Quindi lavoro tutte le righe in larghezza e poi vado a terminare il lavoro chiudendo in lunghezza. Quindi proseguo questo, poi vi faccio vedere come, quando arriviamo alla fine, come unire queste altre due piastrelle. Finito di cucire la piastrella, come vedete, questa è la cucitura di maglie basse, mi piace proprio il risultato finale della cucitura, quindi ho voluto io questo cortino. Vado a unire adesso il giallo con il viola, quindi entro con l'uncinetto sulla piastrella gialla e sulla piastrella viola. Prendo il filo, passo attraverso tutte e due le piastrelle e lavoro una maglia bassa. E continuo la lavorazione prendendo la piastrella gialla e la piastrella viola. Entro da una parte e dall'altra e proseguo questa cucitura fino a terminare tutta la mia coperta. Quindi vado a lavorare, vado a unire prima le piastrelle in larghezza e poi andiamo a cucire dall'alto verso il basso. Una volta che ho cucito, questo è il risultato. Poi giriamo la copertina e dobbiamo cucire in lungo, sempre con delle maglie basse. E quindi mi sono portata avanti e così vi faccio vedere come dobbiamo cucire quando arriviamo all'unione di una piastrella e l'altra. Quindi entro in una mezza maglia alta di una piastrella e anche dell'altra e lavoro una maglia bassa. Vado qui e lavoro una maglia bassa. Posizionate bene le piastrelle per far coincidere i bordi e anche per far coincidere gli angoli. In una barretta lavoriamo 2 maglie basse. Però poi vi rendete conto se casomai 2 maglie basse sono troppe, viene troppo ondulato la cucitura, ne lavorate una. Ecco qua, vado avanti con delle maglie basse, prendo una piastrella e l'altra dall'altra parte e lavoro una maglia bassa. Questo è il risultato della cucitura. Mi ritrovo a questo punto, quindi qua abbiamo le piastrelle, le 4 piastrelle, gli angoli delle 4 piastrelle. Quindi ho fatto la cucitura in verticale. Adesso, una volta che sono arrivata sull'ultima mezza maglia alta, con l'uncinetto passo sulle maglie basse, vado dove ho la piastrella gialla, entro con l'uncinetto da una parte, prendo l'altra piastrella e lavoro una maglia bassa. Ve lo faccio rivedere. Prendo una piastrella e l'altra e lavoro una maglia bassa. E questo è il risultato. Quindi passiamo sopra le maglie basse della fila sottostante e continuo questa lavorazione fino a terminare tutta la mia copertina. Quindi vado a lavorare tutte le mie fasce, maglia bassa su maglia bassa. Quando arriviamo di nuovo da questa parte,
Facciamo l'ultima maglia bassa e passiamo sopra prendendo una piastrella e l'altra. Questo è l'effetto della copertina una volta che abbiamo cucito. E come vedete il colore contrastante risalta di più i colori. Una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo lavorare il bordo, però prima vado a pareggiare con un giro di maglie basse per tutto il perimetro della copertina. Io però mi sono già portata avanti, ma vi faccio vedere come lavorare. Quindi con l'uncinetto e il filato panna entro in ogni maglia sottostante e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco, maglia bassa, a fianco, maglia bassa. Qui abbiamo l'angolo e dobbiamo lavorare un aumento per far venire l'angolo che gira. Quindi una maglia bassa, catenella e maglia bassa nella stessa maglia di base. Adesso vado a lavorare il bordo laterale, poi il sotto, di nuovo il bordo laterale fino a chiudere tutto il giro. E vado a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino a terminare tutto il giro. Dal giro successivo cambiamo il punto. Una volta che abbiamo lavorato le maglie basse per tutto il perimetro, ricordatevi sempre dove abbiamo l'angolo di lavorare una maglia bassa, catenella, nella stessa maglia di base un'altra maglia bassa. Questo è l'aumento per far girare l'angolo. Quindi lo facciamo dove abbiamo gli angoli. Adesso vado ad alternare una lavorazione granny con il colore viola e il colore bianco e vado a lavorare un totale di 5 giri. Entro nella catenella di separazione dove abbiamo fatto l'aumento e all'interno lavoro altre 2 maglie alte. E ho lavorato il primo gruppo di 3 maglie alte. 2 catenelle, rientro e lavoro un altro gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Questo è il nostro aumento che fa girare la copertina. Non faccio la catenella di separazione, conto 1, 2 e nella terza maglia bassa lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 1, 2 e nella terza maglia bassa lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e nella terza 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 1, 2 e nella terza 3 maglie alte. Lavoro in questo modo e quando arrivo all'angolo devo lavorare di nuovo l'aumento. Arrivata dall'altra parte dove ho l'angolo, entro nella catenella e come ho fatto dall'altra parte, anche qui vado a lavorare 3 maglie alte, qui ho la catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte e continuo questa lavorazione fino a terminare tutto il giro. Una volta che abbiamo finito con il colore viola, riprendiamo il colore panna e vado a lavorare di nuovo il punto granny. Il punto sotto già ce l'abbiamo, quindi entro in un punto qualsiasi, faccio il mio piccolo cappietto e lavoro 3 catenelle e nello spazio tra un gruppo e l'altro lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2.
Vado nello spazio a fianco e di nuovo 3 maglie alte. Qui abbiamo l'angolo e all'interno ripetiamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questo per far girare bene l'angolo. E poi riprendo di nuovo le 3 maglie alte all'interno di ogni spazio disponibile. Quindi qui abbiamo l'altro spazio, lavoro altre 3 maglie alte. Poi chiudo con una maglia bassissima e riprendo la lavorazione con il viola e vado avanti in questo modo per 5 giri. Se volete potete lavorare anche con un colore solo, dipende da voi come volete la copertina. Una volta che abbiamo finito il tutto, tagliamo i fili e la copertina è pronta per essere regalata e come vedete questo è un regalo molto particolare e molto bello. Ho un gruppo Facebook dove potete entrare e farne parte e pubblicare i vostri lavori. Iscrivetevi al canale e se vi va commentate. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao.